Oggi ragazzi, come su vostra richiesta, andiamo a parlare delle forbici elettriche, le forbici a batteria, e parleremo proprio di queste forbici qua che avevate visto già nella potatura dell'olivo di settembre. Sono questa marca qua. Allora, innanzitutto nel box informazioni vi lascio il link della forbice. Cliccate e vi si apre la pagina dove vedete proprio tutte le caratteristiche, perché adesso quelle che vado io a raccontarvi sono quelle principali. E oggi andiamo a vedere questa forbice come lavora sulla potatura e darò anche le mie impressioni, se mi è piaciuta oppure no, se ci sono delle cose che possono essere migliorate e che cosa ne penso. E perché ho scelto proprio questa forbice? Perché ho fatto una bella ricerca sulla sua qualità ed il suo costo. Qualità che vuol dire come è fatta la forbice, l'apertura che ha del taglio, i rami che riesce a tagliare come diametro, la dotazione della doppia batteria. Ragazzi, la doppia batteria per me è importantissima e quindi non era un optional, ma era in tutto il kit valigetta, perché anche se le batterie come queste che sono a litio da 21 volt e 2 amperore durano, facendo la lavorazione, circa 4 ore, per me ragazzi, quando io vado a potare la giornata è di 8 ore, ecco che c'è sempre bisogno della doppia batteria. Qui avevo la valigetta con la doppia batteria e quindi era la scelta che faceva il caso mio. Poi anche le lame che sono di acciaio, la velocità di carica delle batterie che in 3-4 ore si ricaricano, quindi arrivo a casa alle 7 di sera, metto sotto la batteria, inizio a cenare prima di andare a dormire, la batteria è carica, la stacco, metto sotto l'altra, la mattina ho le due batterie cariche, quindi faceva tutto al caso mio, e questo rapporto qualità-prezzo mi è piaciuto molto. Certo, ci sono forbici meglio di queste, andiamo anche su livelli professionali, ma lì iniziamo a spendere 350-400 euro. Invece questa forbice è l'alternativa ad avere una forbice non super professionale, ma comunque sempre professionale, e non aver speso eccessivamente. Per me, per questo orto che ho qui vicino all'azienda agricola, andava bene una forbice così, con questa performance spinta ma non eccessivamente, ecco che l'ho scelta, e oggi vi spiego cosa ne penso, e andiamo anche a fare la dimostrazione su un albero di pero. Facciamo una potatura di un pero, quindi notoriamente un ramo abbastanza tenero, dolce, ma poi andiamo a fare anche dei tagli sul cotogno, ramo che è abbastanza duro, e visto che ci siamo per fare la prova, per testarla, andiamo a fare anche un paio di tagli sul legno dell'olivo. L'olivo è sempre un legno molto duro. Inoltre mi è piaciuto anche il fatto che ha il suo piccolo sacchetto con il kit attrezzi dentro, piccolo kit attrezzi, c'è comunque il lubrificante, che consiglio sempre di dare a fine serata, una lubrificatina alle lame in modo che scorrono, che è una bellezza. C'è la pietra per dargli sempre un'affilata alle forbici, la chiave, il cacciavite per fare la manutenzione lì sul campo, sul posto, se qualcosa non va. Un'altra cosa, poi chiudo così, andiamo a vedere come si montano le batterie e così via, che mi ha indirizzata alla scelta di questa forbice, è il fatto che lei può essere anche collegata all'asta telescopica e quindi fare le potature in sicurezza dal basso. Consiglio sempre a tutti quanti di fare delle scelte dove ci sono poi dei componenti, degli optional, dei kit da aggiungere ad un attrezzo per migliorarlo o comunque dotarlo di tutte quelle possibilità che a noi ci fanno comodo. Questa è la valigetta che arriva con questa forbice. Allora, abbiamo la forbice, abbiamo la slot per l'inserimento della batteria in basso, e questa è la batteria. L'aggancio è davvero semplice, a baionetta. Vedete, si inserisce in questo modo qua, si preme e si aggancia. Per toglierla basta premere il pulsante e si sfila nuovamente. L'accensione della batteria, quindi della forbice, si fa premendo il pulsante, questo qua rosso. Si tiene premuto per qualche secondo e si accendono i LED che indicano la carica della batteria. Adesso la forbice è pronta all'utilizzo, però se voi premete il grilletto così come vedete, lei non si muove perché sta in una situazione di sicurezza. Per avviarla occorre muovere 2-3 volte il grilletto fino in fondo, in questo modo. Adesso è pronta al taglio. Il taglio si fa premendo chiaramente il grilletto fino in fondo, la lama
che è quella tagliente passerà sopra la lama bypass, è una forbice bypass e quindi avverrà il taglio. Eccolo qua. È una forbice che con tutta la sua batteria pesa 1,3 kg, quindi non è proprio leggerissima, ma non è neanche di quelle più pesanti. Ad avvio iniziale la forbice si mette nella posizione più larga per tagliare rami davvero molto ampi, però abbiamo anche la possibilità di far lavorare la lama in una posizione intermedia. Il cambio della posizione da tutta aperta a mezza posizione si fa premendo il grilletto fino in fondo, si aspetta un bip e poi si rilascia la forbice. Facciamolo insieme. Adesso, come vedete, la forbice lavora in una posizione intermedia. Per cambiare di nuovo la posizione da intermedia a posizione tutta aperta, perché magari avete dei rami grandi, invece così lavorate con rami un po' più piccoli e quindi il taglio è più rapido, si fa la stessa cosa. Si tiene premuto il grilletto fino in fondo, fino a che sentite un bip e poi lo rilasciate velocemente. Facciamolo insieme. Ecco fatto. Adesso si è messa di nuovo nella posizione di tutto aperto. Per chiudere completamente la forbice e metterla nella posizione di riposo, quindi di sicurezza, dovete premere il grilletto fino in fondo, aspettare il primo bip e tenerlo continuamente chiuso finché inizieranno altri 2 o 3 bip. Facciamolo insieme. Adesso è nella posizione di sicurezza, vedete? Non si muove più. Per riavviarla, come abbiamo detto, si fa sempre la stessa cosa, ossia si preme 2 o 3 volte il grilletto e lei si è rimessa di nuovo in posizione di apertura. Rimetto di nuovo in posizione di sicurezza. Adesso la posizione è in sicurezza, posso andare in giro per il campo. Se un ramo mi tocca il grilletto non succede niente, ma posso sempre spegnere la batteria in modo che sto proprio sicuro e posso rimettere la mia forbice nella sua valigetta. Adesso andiamo a potare un po' il pero e un po' il cotogno, qualche ramo sull'olivo e vediamo come si comporta e cosa ne penso, i pro e i contro. Venite insieme a me, dai. E qui siamo di fronte al pero, eliminiamo un bel po' di succhioni, questo è un pero vigoroso. Posizione della lama in semi apertura, quindi è la posizione intermedia. Posizioniamo la lama sempre a filo del colletto e iniziamo a fare la lavorazione. Beh, ragazzi, la velocità è spaventosa. Iniziamo a lavorare qualche succhione e poi iniziamo a fare anche qualche taglio un po' più serio, come ad esempio qui iniziamo ad avere un ramo che sta intorno ai 3 cm di diametro. Come avete visto ha una potenza incredibile e il taglio, ragazzi, lo lascia molto liscio. Facciamo un'altra prova, facciamola un'altra ancora, apriamo tutte le lame, facciamo un taglio ancora più grande e adesso andiamo a fare il taglio un po' più piccolo e adesso facciamo il taglio di un ramo che questo è intorno ai 4 cm. Guardate, la lama non riesce più neanche ad abbracciarlo. Come avete visto è una cosa davvero eccezionale. Poi può anche riprendere i tagli e farli ancora meglio. Però il pero, direte voi, vabbè, è leggero, è carino, adesso andiamo a fare un po' la prova, però ha una velocità impressionante di taglio. No, la macchina lavora velocemente. E adesso iniziamo a fare le cose un po' più serie sul cotogno, vediamo un po' come si comporta. Vabbè, i succhioni piccoli va bene. Iniziamo a lavorare dei succhioni un po' più grandini. Ottimo, mi è piaciuta. Facciamo anche questi qua dentro. Assolutamente sì, va bene. Voglio fare un ramo un po' più grande.
Il ramo che ho intenzione di tagliare è proprio questo qui. Qui ha un diametro che quasi supera i 4 cm e è un cotogno e è duro. E io voglio fare questa prova. Posiziono la forbice nella parte della lama larga e faccio un primo taglio nella parte un po' più fina. E mi ha soddisfatto. Abbasso un po' la lama e mi ha soddisfatto. E adesso la prova dell'8, rami duri di 4 centimetri. Ragazzi, non c'è che dire, questo è il mio pollice, questo è il ramo. Sono soddisfatto. E avevamo anche detto di andare un po' più sul pesante e sull'olivo, notoriamente molto duro. Vedo qua un bel pollone da tagliare. Un attimo che mi faccio un po' di spazio. Eccoci qua. Abbiamo liberato. E qui siamo comodamente sui 3 cm passati. Facciamo queste prove. Facciamo subito una prova, uno spettacolo. Voglio liberare un altro po' e controlliamo da vicino l'azione di questa forbice. Vedete come lavora bene? Più vado giù, poi più aumenta la dimensione del diametro, eppure lavora che è una bellezza. Non c'è proprio nulla da dire. Adesso taglio quest'ultimo pezzo e poi lo misuriamo con il calibro, ragazzi. Vediamo, Quindi con un taglio netto è riuscito a portare via questo blocco di legno. Adesso lo misuriamo, calibro un po' improvvisato, eccoci qua, 32 mm. Come avete visto, la lama con una sola passata taglia un ramo notoriamente, poi qua sotto è anche più grande, notoriamente molto duro, di olivo. Uno spettacolo. Quindi ragazzi, la forbice mi ha soddisfatta appieno. E tu dirai, ci avevi detto i pro e i contro, dove stanno i contro? I contro, adesso ve lo dico uno. Questa forbice non ha il grilletto che se io voglio posiziono al centro la forbice, la faccio muovere, ossia la lama pian piano, e chiaramente non ha questa funzione. Se uno vuole ci sono anche forbici che fanno questo lavoro, ma non era il mio obiettivo. L'obiettivo era quello di non esagerare coi prezzi ed avere una forbice funzionale. La plastica è una buona plastica, io ragazzi ve la posso consigliare tranquillamente. Finisco di potare il mio cotogno, ci vediamo al prossimo video. Ripeto, nel box informazioni avete il link per studiarvi questa forbice, poi se volete scegliere un altro modello che fa al caso vostro potete farlo tranquillamente, ma io voglio utilizzare questa perché è carina, è simpatica e costa poco. Dai, un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!